Night of Champions 2025, svoltosi alla Kingdom Arena di Riyadh in Arabia Saudita, si è aperto con la finale del King of the Ring Tournament, che ha determinato lo sfidante al titolo indiscusso WWE di John Cena per SummerSlam ed ha visto affrontarsi in un'atmosfera da finale dei mondiali Randy Orton e Cody Rhodes. È stato un match molto intenso e psicologico. Durante le prime fasi dell'incontro, Randy Orton è andato a segno con un superplex dalla cima del paletto ed ha impattato male di schiena. Da lì in poi l'American Nightmare si è comportato da vero cattivo e opportunista, continuando ad infierire sulla schiena del Legend Killer, imprigionandolo addirittura in una torture rack con l'ausilio del paletto. Ma Randy Orton non si è arreso e dopo aver ripreso il controllo della situazione era pronto per colpire Rhodes con il punt kick, ma prima sembrava ripensarci per poi ritornare sui suoi passi e prendere la rincorsa, ma l'American Nightmare è riuscito a scansarsi. Il match è poi continuato su questa linea e abbiamo visto Crossroads e RKO, di cui una controbattendo un tentativo di Cody Cutter. Orton, ormai stanco e senza speranze, è andato a bordo ring per prendere una sedia, ma Charles Robinson l'ha fermato e l'arbitro, distraendosi, non ha potuto vedere Orton che toglieva il cuscinetto di protezione dal turnbuckle. Orton ha prima tentato di scaraventarci la testa di Rhodes sopra, ma alla fine è stato lui a finirci contro, subendo poi la Crossroads che ha consegnato la vittoria e la corona a Cody Rhodes, che viene così incoronato King of the Ring 2025. Beh, diciamo che alla fine, da quando doveva essere un match tra due babyface, alla fine ne abbiamo visto uno tra due heel. Ora chissà come si evolverà il tutto, visto che Randy Orton non sembrava molto contento di ciò che è successo. Dopo il match, Byron Saxton si complimenta con Cody Rhodes e gli chiede cosa prova sapendo che ora affronterà il campione WWE a SummerSlam. E per prima cosa l'American Nightmare ringrazia Randy Orton, che prima di tutto per lui è un fratello, ma è anche il suo mentore e colui che l'ha inserito nel business. Cody Rhodes è nato per quello. Ora, o che sia John Cena o CM Punk, devono stare certi che quel titolo a SummerSlam tornerà nelle sue mani. È stato poi il momento dello Street Fight match tra Rhea Ripley e Raquel Rodriguez ed è stato un gran bel match, veramente brutale e violento come lo si voleva. Ovviamente non hanno potuto strafare vista le circostanze, però hanno tirato fuori veramente una bella battaglia. Rhea Ripley incastrata tra le corde, riempita di mazzate, powerbomb di Raquel micidiale sulla copertura del tavolo dei commentatori, Rhea che si toglie la cintura e prende a frustate Raquel. Poi però è arrivata Roxanne Perez ad aiutare la compagna di stable, ma la Ripley l'ha subito messa a parcheggio con un calcione accompagnato dal bidone dell'immondizia. Raquel ne ha approfittato scaraventando la Mami sui gradoni, ma poi alla Big Mami Cool non so cosa le è venuto in mente, perché ha posizionato un tavolo sul paletto e in una posizione precaria e dire poco, Rhea Ripley è andata a segno con una super Riptide, vincendo così questo Street Fight match. Abbiamo poi visto il match tra Sami Zayn e Karrion Kross ed è stato un incontro abbastanza carino, incentrato ovviamente più sulla parte psicologica che sulla tecnica. Kross, che ha dominato per la maggior parte del match, ha tentato più volte di far passare Sami Zayn dalla sua parte, ma l'underdog from the underground ha categoricamente rifiutato. Karrion Kross l'ha imprigionato nella Real Naked Choke. Zayn sembrava ormai svenuto, ma è riuscito a riprendersi e di astuzia e poi è andato a segno con le Lua Kick che gli ha portato la vittoria. Spero veramente che continuino a spingere su Karrion Kross perché merita tanto. Abbiamo poi visto la sfida familiare con il titolo degli Stati Uniti in palio tra lo sfidante Solo Sikoa e il campione Jacob Fatu ed è stato un gran bel match anche questo, sotto il livello di storyline, perché Jacob Fatu ha dominato per la gran parte del match fino all'arrivo di JC Mateo che ha distratto l'arbitro e così è ritornato Tonga Loa che ha battuto Fatu, ma non è servito a nulla perché Fatu ha continuato la mattanza stendendo tutti con un volo oltre la terza corda. È andato anche a segno con il Mighty Moonsault, ma con l'arbitro ancora distratto ecco che è arrivato Ikuleo, l'altro fratello dei Tonga, che ha steso Jacob Fatu con una choke slam sul tavolo dei commentatori. Solo Sikoa ha connesso il Samoan Spike ed è così diventato il nuovo campione degli Stati Uniti. Hanno raccontato una bella storia, molti ovviamente non saranno contenti dell'ennesimo innesto della nuova Bloodline, però vedremo cosa succederà e se in vista di Survivor Series vedremo anche quest'anno un War Games tra samoani. Fatto sta che Solo Sikoa meritava
meritava quel titolo e l'ha vinto. Abbiamo poi visto la finale del Queen of the Ring Tournament tra Jade Cargill e Asuka e non è stato un granché, ma già si sapeva, perché quando sul ring c'è Jade Cargill, neanche una grande atleta come Asuka riesce a fare un bel match. Comunque a vincere purtroppo è stata proprio Jade Cargill, sbagliando anche il finale. E infatti non so se il finale doveva essere quello, però passiamo avanti che è meglio. Siamo arrivati poi al main event, il match con in palio il titolo indiscusso WWE tra lo sfidante CM Punk e il campione John Cena, ed è stato un gran bel match, ovviamente ricco di finishers e kick out al conto di 2. Ovviamente è stato un incontro incredibile anche per il fattore nostalgia, soprattutto per noi ragazzi nati all'inizio degli anni 2000. John Cena ha poi preso la cintura, stava per colpire CM Punk, ma preso da rimpianti ha scelto di non farlo e questa mossa l'ha portato a subire la GTS, che però non è bastata a fargli vincere il titolo. Cena è poi andato a segno con i suoi shoulder block, ma uno di questi ha atterrato l'arbitro. CM Punk è andato a segno con un'altra GTS che gli sarebbe valsa la vittoria, ma l'arbitro era KO ed ecco che in quel momento è arrivato Seth Rollins in compagnia di Heyman, Reed e Breaker. Questi ultimi hanno attaccato Punk scaraventandolo sul tavolo dei commentatori arabi. Rollins ha così chiamato un arbitro, ma è stato atterrato da un placcaggio di John Cena e gli sgherri di Rollins l'hanno poi attaccato, ma è arrivato prima Penta e poi Sami Zayn che si sono dati battaglia sullo stage. Nel frattempo sul ring John Cena e CM Punk hanno collaborato mettendo fuori dai giochi Bronson Reed. Punk e Cena si sono abbracciati, ma il campione WWE ha tentato di colpirlo nelle parti basse, non riuscendoci. Rollins ha connesso lo stomp, Cena ne ha approfittato schienando Punk e mantenendo così il titolo indiscusso WWE. Madonna mia, overbooking come se non ci fosse un domani, ma è stato un gran bel match che sicuramente porterà a tanti scenari. Vediamo ora cosa succederà. Però non c'è da sottovalutare il fatto che John Cena ha rifiutato di colpire Punk con la cintura. Beh ragazzi, che dire, è stato un evento molto ma molto bello, almeno secondo il mio punto di vista. Match da dimenticare solo quello tra Jade Cargill e Asuka, ma per il resto tutte le altre battaglie avevano senso. Forse solo l'opener tra Cody e Orton aveva bisogno di una migliore costruzione, però per il resto non posso assolutamente lamentarmi di nulla. Anzi, io voglio sapere ovviamente la vostra nei commenti e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!